e motivazione di questa lettera. Come dicevo, questo scritto da Daishonin è datato 23 febbraio 1278, indirizzato a Misawa, che era un feudatario che viveva nel distretto del Fuji, la provincia di Suruga. Dalla lettera emerge che Nishine e Misawa non erano in contatto da un po' di tempo. Questo poteva essere causato o da un cedimento della fede della pratica di Misawa, ma più probabilmente dal fatto che, come vedremo, in quella zona i discepoli di Nishine, del Sutra del Loto, erano perseguitati. Quindi Nishine stava attento a non creare problemi a Misawa in quel momento storico. Infatti molti dei feudi della zona erano controllati direttamente dalla famiglia Hojo, che è il clan al potere che governava il Giappone al tempo. In questa delicata situazione si inseriva anche la famosa persecuzione di Atsuhara, che iniziò proprio in quei giorni nel 1978 e poi raggiunse l'apice l'anno successivo. Dalla lettera si evince che le circostanze e i possibili sviluppi della situazione, appunto, erano tali da spingere il Daishonin a usare grande prudenza, per evitare di causare inavvertitamente anche delle ritorsioni delle autorità locali e nazionali nei confronti di Misawa. Andiamo ora alla spiegazione. Sconfiggiamo il re demone con una fede impavida, ereditando lo spirito coraggioso, libero, indipendente e indipendente di Nishi. All'inizio della spiegazione, il presidente Ikeda sottolinea come chi agisce necessariamente incontra difficoltà. Quando diamo battaglia al nostro karma pesante e facciamo la nostra rivoluzione umana, i grandi ostacoli e le avversità possono diventare una potente forza motrice che ci permette di fare grandi progressi nella nostra vita. Quindi significa quando ci sono le difficoltà, sono cose importanti. Muoverci lungo una strada priva di ostacoli non sarà di nessun aiuto per cambiare il karma. Come fa il Presidente, chiede l'esempio dell'aereo, no? Vi ricordate? Cioè l'aereo per decollare deve incontrare l'attrito, no? Più attrito c'è, più decolla e si alza in cielo. Uguale noi. Quindi qui dice, senza difficoltà non è che noi cambiamo. Noi si pensa tutti di volere una vita facile, ma la vita facile non è che ci cambia le cose. Quindi fa l'esempio dell'aereo perché quando trova l'attrito, vedete, quando si parte, no? Avete visto che si tira tutto indietro, poi prende la quota e quindi si parte e viaggia bene. Poi dice, più grandi sono le difficoltà e le sfide che si presenteranno, più vasto sarà lo stato vitale che riusciremo a sviluppare. Con la saggezza che nasce dalla fede e lo studio degli insegnamenti di Nishide, come nostro fondamento dobbiamo essere in grado di riconoscere questi fenomeni per quello che sono. Ripeto, come nostro fondamento dobbiamo essere in grado di riconoscere questi fenomeni per quello che sono. Considerare la loro manifestazione e funzione come un'opportunità per cambiare il karma. Dobbiamo allora agire con una convinzione e un coraggio ancora più profondi, recitando Daimoku con ferma determinazione e avanzando con decisione. Gli impedimenti ed ostacoli dipendono dalla convinzione vitale, dalla condizione vitale, cioè dallo sviluppo spirituale che ciascuno di noi porta avanti. Cosa significa? È la mia decisione, la mia motivazione. Se io non ho motivazione, non cambio niente. La motivazione può essere la passione, l'orgoglio, la voglia di cambiare. Cambiare si parla di migliorare, non peggiorare. Peggiorare siamo già così, quindi significa che se io recito voglio cambiare qualcosa, no? Quindi si parla di migliorare. Scrive il Daishonin, i 3 ostacoli e 4 demoni invariabilmente appariranno. Il saggio si rallegrerà mentre lo storto indietreggerà. Quindi, dice il presidente Ikeda, avanziamo o indietreggiamo? Non esiste altra possibilità. Significa nel buddismo non c'è pareggio, non c'è l'X come al calcio, non ce n'è pareggio. O si vince o si perde. Mandela diceva, se perdo non esiste sconfitta perché se perdo imparo.
perché quando si perde si impara come ripartire e fare meglio. Possiamo ritirarci impauriti e arrenderci alle funzioni demoniache, cioè alla negatività che esiste dentro la nostra vita e in quelle degli altri. State attenti, qui non parla mai di persone, eh? Non esiste una persona un demone, una persona sbagliata. Parla di demoni che ci offuscano la mente. Non parla di persone. Ogni religione, se guardate, anche la Chiesa Cattolica, quando Gesù fu crocifisso, disse: Padre, perdona loro che non sanno quello che fanno. Non dissero che sono stati, quindi non esistano. I demoni sono quelli, le nostre masturbazioni mentali. Infatti c'è un libro del professor di Genova, dice come smettersi, bravo, professor Giacoppi, dove dice smettiamoci di farci le masturbazioni mentali e godiamoci la vita. Questa è la cosa importante. E dice questa differenza di atteggiamento determina ogni cosa. Il Dascioni stesso affrontò le grandi prove della persecuzione di Tazzino Cuci e dell'esilio a Sado con assoluta tranquillità e fiducia in se stesso. Quindi parla sempre di ognuno di noi, la fiducia che abbiamo in noi stessi. Lottando contro grandi avversità, una persona può costruire una felicità interiore, indistruttibile. Col suo esempio può indicare a un numero incalcolabile di persone la strada per liberarsi dalla sofferenza. Quindi quando si racconta un'esperienza ci vuole cose concrete. Parlare siamo capaci tutti di parlare. Quello che conta è la prova concreta. Quindi significa che l'esperienza vale più di mille discorsi. di mille discorsi. Sì, vado io Giovanni? Sì. Praticamente studiando questa lettera c'è un punto che diceva ora, no? Lottando contro grandi avversità si può costruire una condizione interiore di felicità assoluta. È un punto che ripete diverse volte, uno dei punti importanti, no? Che dice a Misawa. E studiandolo con Giovanni e Angela, mi è venuto a mente, cioè ho rivissuto un periodo della mia esperienza che è stato denso di grandi difficoltà, proprio tutte insieme, e studiando questa lettera l'ho rivissuto un po', no? E ve lo vorrei trasmettere. Praticamente è il 2016, che io era per l'appunto il 30° anno di pratica, compivo 30 anni, e successe di tutto. Praticamente la mia mamma, che era già anziana, 85 anni, è caduta, sintetizzo, quindi ha perso l'uso delle gambe, abitava da sola, un dolore incredibile, non si sapeva come fare. E contemporaneamente mia sorella, che gli stava sempre dietro, si sentiva male, dice, cioè, non mi sento bene, dopo pochi mesi si scopre un tumore a polmoni gravissimo. Quindi mi trovo tutto insieme, più lavoravo, le cose normali, le cose quotidiane, mi trovo a affrontare queste due grandi difficoltà. La cosa che mi colpì è che non fu un secondo proprio, come posso dire, titubante, ma affidare la fede al Gonzo. I primi giorni poi recitavo la mattina Daimoku e questa condizione vitale, più c'era difficoltà, più cresceva. Cioè, la mia mamma fu ricoverata a Milano, mia sorella a Livorno, facevo una vita per l'anno incredibile, però sono riuscito veramente a far fronte a tutto. E mi ricordo questa condizione vitale incredibile, no? Che magari nei momenti, di giornate normali, di routine, non sperimenti. Quindi ringrazio poi anche la fortuna di aver avuto accanto compagni che mi hanno incoraggiato in questo senso, no? Poverino, come Giovanni, che sentivo un giorno sì, e un amico di Cecina, che anche lui stava affrontando le difficoltà, Roberto, Angela, e le persone che mi sono state vicine. Quindi mi ricordo quell'anno lì proprio una condizione che quasi quasi rimpiango le difficoltà, no? Che venissero fuori proprio e ritirarla fuori. Questo ve lo trasmetto. No, e poi scusa, non ha mai mollato anche quando è morta poi la sorella. La sorella è sì, morta sì. poi, Poi agosto è morta. Ora, cioè, mia mamma poi si è ripresa un po' di mesi. La mia sorella, ci pensavo in questi giorni per prepararla, lei è arrivata poi a agosto, come era proprio incurabile questa cosa. Noi si è provato, è venuta a Milano, a Lieo, però ha vissuto in famiglia fino all'ultimo e è scomparsa il 15 agosto a Livorno, pensate. Il 16 agosto si è fatta la cerimonia, 500 persone c'erano, no? Tutti i bambini delle scuole, insomma agosto a Livorno la gente è ritornata dalle vacanze e è stata tipo proprio una festa, no? Chiaramente con la sofferenza, e poi anche la mia mamma, mia nipote, il suo marito e la mia sorella, insomma. 500 persone
che non praticavano, No, no. sono venuti dalle Pochissimi. ferie per rendere omaggio a una compagna. No, Quindi non è detto che praticando siamo tutti bravi. anzi, abbiamo esperienze. Quindi, Niente. grazie a queste esperienze è diventato, perché quando succede queste cose, poi cosa volete ci faccia paura se uno dice te stai lì, te sta là? Ti rafforzi. Ti rafforzi, no? Anche rimanere senza lavoro e andare davanti al Gonzo e avere la speranza di trovarlo e ci avesse determinazione, perché quando poi ti sparisce una persona cara, capisci bene che le paure devono andare via, cioè vanno via per forza, le porta via e quindi diventi un lottatore. Non manca nulla perché pochi anni prima mio babbo si era suicidato per chiudere. Ora l'ho avuto lì, Chi parla della morte dopo, di non aver paura. Insomma. Quindi, come si chiamano? Sono le funzioni demoniache, sono definiti ladri della vita, perché ti portano via quelle speranze, invece te le devi ricostruire, no? Perché la vita va avanti. Anche quando sparisce un caro, te devi andare avanti per quel caro, non trovarti in difficoltà. Perché ci sono le varie fasi della vita, che poi qui spiegherà bene cosa significa Nichiren Daishonin, prima di Sado e dopo Sado. Quindi quando si parla di queste cose, prima dell'esperienza e dopo l'esperienza, dopo il combattimento, quando hai vinto una battaglia, diventi più forte. Finché parli la devi vincere la battaglia, non serve a nulla, perché sei sempre in una fase di lotta e la lotta si determina quando finisce. Naturalmente quando è finita ne comincia subito un'altra, non ci preoccupiamo. Anzi, più se ne affronta e più devono venire, però cosa succede? Lottando vi accorgete che è normale nella vita, è normale, perché c'è scritto da quando si nasce, se non si nasce così problemi ce ne abbiamo, non esistiamo, ma siccome si esiste problemi ci sono. In sostanza, privano le persone della loro natura spirituale, lasciamoli come meri involcri vuoti, come accade oggi anche nella società. In questo Gosho, che studiamo questo mese, Daishonin esorta i suoi seguaci a non temere le circostanze esterne, a perseverare al suo fianco per la causa di Koso e Rufo, la lotta tra la natura del Buddha e la negatività intrinseca nella vita. Leggiamo il brano? Vai. Leggiamo il brano principale del Gosho. Se una persona comune dell'ultima epoca ha accolto l'essenza di tutti i sacri insegnamenti del Buddha, ha compreso il cuore dell'importante dottrina esposta in grande concentrazione e visione profonda, ed è pronto a conseguire la buddhità, questo demone, vedendo ciò, è assai sorpreso e dice fra sé e sé: non deve succedere. Se gli permetterò di rimanere nel mio dominio, costui non solo si libererà dal ciclo di nascita e morte, ma condurrà anche gli altri alla salvezza. Inoltre si impadronirà del mio regno e lo trasformerà in una terra pura. Cosa posso fare? Allora convoca tutti i suoi sudditi dei tre mondi, del desiderio, della forma e della non forma, e ordina loro: andate a insidiare quel devoto, ognuno secondo le sue abilità. Se non riuscite a farli abbandonare la pratica buddista, entrate nella mente dei suoi discepoli, dei suoi sostenitori laici e della gente del suo paese e cercate di consigliarlo o di minacciarlo. Se anche questo non riesce, scenderò io personalmente e cercherò di minacciarlo, ripete diverse volte minacciarlo, entrando nel corpo e nella mente del suo sovrano. Insieme è impossibile che non riusciamo a impedirgli di conseguire la buddhità. Così decidono. Io, Nichiren, l'avevo capito già da tempo e perciò so quanto sia difficile per una persona comune dell'ultima epoca conseguire la buddhità in questa esistenza. Poi nella spiegazione prosegue, Presidente Ikeda, sconfiggere il re demone è ciò che contraddistingue un vero maestro di buddismo. All'inizio della lettera Nichiren descrive con parole molto semplici il re demone del sesto cielo, di cui conosceva perfettamente la natura, allo scopo di spiegare che le grandi e incessanti persecuzioni che ha incontrato erano il frutto delle macchinazioni di questo demone, che entra nelle menti delle persone e afferma Nichiren che colui che ha sconfitto i suoi ripetuti attacchi può essere indicato come un vero maestro di buddismo nell'ultimo giorno. Dalla lettera emerge che il Daishonin e Misawa non erano stati in contatto per qualche tempo. I seguaci di Nichiren, che vivevano a Suraga, erano tenuti sotto stretta sorveglianza
dalle autorità e dovevano muoversi con circospezione e prudenza. Il potere si manifesta nel sorvegliare i suoi sudditi. Questo Come sta succedendo? ci ricorda qualcosa. Certo. Ricorda qualcosa? Quindi quando le persone vogliono controllare le persone, significa che vogliono tenere le persone sotto pressione. Quando si può controllare, ma guardate, è successo nella pandemia, quindi da tutte le parti. Invece noi dovremmo liberare le persone, no tenerle sotto pressione, perché se le teniamo sotto pressione significa che la gente non pensa più e quindi diventano tutti, come posso dire, autonomi. Esatto. Invece no, dobbiamo che le persone sviluppino questa consapevolezza, perché giustamente poi è la libertà di esprimere il proprio giudizio, portando rispetto per gli altri, perché non si guarda cosa sta succedendo oggi. Oggi si pretende che l'altro non possa manifestare, però poi si parla di democrazia, basta guardare cosa succede nella società, no? Uno può fare qualche cosa, glielo vietano, però poi dicano che è democrazia. Non è democrazia, ognuno ha diritto di parlare e di esprimersi. Comunque, quando Misawa, dopo un lungo periodo di tempo, inviò un messaggero per dare sue notizie, il Dashoni decise di cogliere questa opportunità per offrirgli un'importante guida e un incoraggiamento, aiutandolo così a approfondire la fede. In questa lettera Dashoni espone 3 punti importanti. Primo, lo stato vitale e inossidabile che occorre costruire per affrontare ogni tipo di difficoltà nella vita. 2. La differenza dei suoi scritti prima e dopo l'esilio a Sado. Ecco perché sto dicendo come lui si manifesta in due episodi. Le critiche al governo, anche lui criticava le critiche al governo che sostiene la scuola della vera parola. Non è che non era un criticone. Poi si spiega bene dopo cosa significa. No, perché la gente dice quando critichi le 14 offese, ma dove? Ma qui abbiamo un cervello vago, ma quale 14 offese? Io esprimo un'opinione mia, nel rispetto degli altri, senza offendere nessuno, esprimo semplicemente un'opinione. E qui dice le critiche, Nietzsche, le critiche al governo che sostiene la scuola della vera parola. Quindi le criticava perché per lui erano sbagliate. Non ha preso un mitra. Nel primo punto, Nietzsche chiarisce che il significato degli ostacoli del buddismo e descrive quali sono le caratteristiche di un vero maestro del buddismo. Inoltre, vista la grave situazione del pericolo che si stava profilando per i discepoli a Atsuara, il Dashoni trasmette a Misawa l'essenza della legge mistica per indurre a raccogliere la forte fede necessaria per far fronte alle avversità imminenti. Quindi dice, sta attento, sta succedendo questo, preparati. Come noi quando ci siamo, vedete, anche quando si viene qui o si fa qualcosa, o si deve cercare un lavoro, la prima cosa ci vuole una preparazione interiore davanti al gol. Perché se non c'è una preparazione interiore, è inutile dire non ha funzionato nulla. Già non funziona niente, figuriamoci se ci si prepara, è anche peggio. Invece preparandoci significa che anche se trovo una difficoltà, la sciolgo meglio, perché sono preparato a tutto, non a pensare cosa mi devono dire. Preparato a tutto, significa mi possono anche dire non va bene e lì io non è che me ne devo avere a male, perché c'è una persona che mi può rispondere anche un va bene, ci mancherebbe altro. Invece noi vogliamo per forza che le persone ci rispondano come vogliamo noi, no? Come quando abbiamo il marito, la moglie, lui è così, lei è cosà. Ma se è uguale a te, allora cosa l'ha sposata a che fa? Se siamo uguali, non capisco io. Dov'è anche mettersi lì a parlare, avere due cose differenti? Dov'è? Guardate, io per esempio ho conosciuto, l'altra sera ho fatto una riunione. Bravo, Allora, l'altra sera ho fatto una riunione con uno Zanakai a Milano, una riunione a Milano, perché a me mi va prima chiamare il Zanakai, parlare italiano, una riunione con quelli di Milano.
Una signora ha raccontato che lei è buddista, il marito cattolico e la bimba doveva diventare musulmana. Quindi ha parlato con una responsabile e gli ha detto: guai, se diventa musulmana è un'offesa. Ora io faccio una domanda. Ma quando noi si fa un tavolo rotondo fra le religioni, cosa significa? Si scansa qualche religione o siamo in una tavola rotonda a parlare di religioni con rispetto delle diversità o no? Quindi quando te mi dici commette un grave errore, prima di tutto cosa fai? Vai a dire alla figlia non diventa musulmano, tanto la palletia col suo marito. Poi magari metti contro la mamma, ognuno ha deciso, ma se uno vuole diventare musulmano, ma si può sapere che differenza c'è? Te considera la tua fede. Io mi domando, qui sembra che si deve praticare per forza nella sua casa per essere tutti, ma chi l'ha detto? Allora c'è 2 miliardi di cattolici, sono coglioni. I musulmani sono tanti. I musulmani sono tanti, abbiate pazienza. Quindi se si dice si fa una riunione, una tavola rotonda con le altre religioni, io credo che al tavolo ci sia il cristianesimo, ci saranno i musulmani, ci saranno testimoni di Geova, ognuno porta quello che prova, quello che ha della sua religione, non è che va a dire ma te, io sono meglio di te, secondo voi se uno vi dice meglio di noi viene al tavolino lì con noi? Che dialogo fa? Allora che dialogo è? Ora come si fa a pensare di dire a una persona digli che commette un grave offesa? Non è possibile. Io so che questa signora invece ha raccontato, la bimba è diventata musulmana, il marito è cristiano cattolico, lei è buddista, si vive in una famiglia, si sta benissimo, ognuno ha la sua religione, c'è un rispetto enorme, quindi quando va fuori e qualcuno ne parla di qualche cos'altro, che problemi c'ha? Ce l'ha in casa sua. Poi si festeggiano tutte le feste. No, ma poi l'importante è il rispetto, perché molte volte, anche se in casa si pratica tutti, non c'è poi tutto questo rispetto. Ma no, la cosa bella è... No, tanto mi hanno sentito. La cosa bella è che festeggiano. Lei festeggia quando c'è le feste buddiste, quell'altro festeggia... Quindi lei tutto l'anno è sempre in festa. È sempre in Ma vi festa. rendete conto? Questo va. È un guadagno per lei. Quindi io non capisco... Anche queste risposte dobbiamo smettere, non sono più tempi di prima. Oggi c'è stato un cambiamento, c'è stata un'evoluzione. Ragazzi, guardate, io non voglio dire peggio e meglio, no, però c'è stato il cambiamento. Cerchiamo di cambiare anche un modo di... A me se una persona viene e mi dice sono stato davanti al mare, mi sono guardato il sole, mi è venuto fatto di recità, come sei stato? Beh, bravo, ma che problemi c'è? Se ti senti bene, ma perché Nicide dove recitava prima del gol? Davanti al sole. E allora? Ecco perché è importante studiare, approfondire. Non pensiamo che tutte le persone devono pensare uguale a noi, no? Ora poi si spiega meglio, ci vuole un po' di suspense, ci serve qua. Piano piano, perché sennò si dice tutto subito, perché abbiamo avuto difficoltà nella partenza, perché parlare senza microfono è un po' un problemino, però poi dice, quindi il primo punto chiarisce il significato degli ostacoli del buddismo e descrive quali sono le caratteristiche di un vero maestro del buddismo. Inoltre, vista la grave situazione di pericolo che si stava profilando per i discepoli Atsuhara, il Daishonin trasmette a Misawa l'essenza della legge mistica per indurlo a raccogliere la forte fede necessaria per far fronte all'avversità imminente. Qui Nishide usa la sua profonda compassione, la compassione della legge mistica, di un vero maestro buddista. Oggi possiamo dire di un vero leader spirituale, come dovrebbe decidere di essere ciascuno di noi, rispondere con la fede proprio nei momenti di maggior difficoltà. Compassione è come l'amore gentile di una madre che abbraccia e sostiene calorosamente coloro che soffrono. E in altre situazioni, come questa, è l'espressione dell'amore severo di un padre che usa l'autorevolezza e non l'autorità per educare i suoi figli. Ora qui ci sarebbe da fare una spiegazione, no? Ma anche questa ve la dico dopo, perché così se qualcuno va via non la sente.
dovete rimanere qui per andare fino in fondo, perché nella vita si va fino in fondo. Se ci si ferma a metà, non funziona. Bisogna andare fino in fondo a tutte le cose, anche se ci fanno male. Non è importante. Non è importante come si sale. Poi si deve scendere, ma se non si sale, non si arriva in cima, si rimane sempre a metà, un po' avanti e un po' indietro. Descrivendo la dura lotta che ha ingaggiato, il Dachau ne offre a Misawa un'importante lezione sulla fede, ispirando il discepolo con l'esempio. No, con l'ordine, con l'esempio. È come un generale, è in prima fila, guida i suoi soldati, non sta rimpiattato e non si vede, deve stare in prima fila. Come secondo punto, il Dachau afferma che i suoi insegnamenti devono essere distinti secondo l'appartenenza a due differenti periodi. Ecco perché ho detto, prima della pandemia era un discorso, dopo la pandemia è un altro discorso. Quelli esposti prima di Sado e quelli dopo Sado. Per capire bene questo concetto, approfondite il Goscio, l'apertura degli occhi, che fra pochino lo spiegheremo, ci vuole un po', anche lì dovete aspettare un po'. Ma ci si arriva, ora si sta facendo tutta l'introduzione, come quando uno parte, no? Il cappello. Sta facendo sempre il cappello. Il periodo dopo Sado inizia quando Dachau abbandona il transitorio e rivela l'originale. Durante le percussioni di Tatsuno Kushi, riportando una vittoria definitiva sul re demone del sesto cielo, vedete, sul re demone, non sulle persone. Inoltre, negli insegnamenti esposti dopo Sado, Nishire menziona esplicitamente il gonzo, dopo, non prima, non c'era prima. L'oggetto di culto, cosa che non aveva mai fatto prima. Cosa dice Keda a tal proposito? Studiamo bene questi passaggi. Il Dachau scrive il gonzo come rappresentazione della suprema illuminazione, la condizione vitale più nobile ed elevata che egli aveva conseguito nella propria esistenza di persona comune, offrendo così uno specchio limpido tramite il quale tutti gli esseri umani avrebbero potuto conseguire la sua stessa condizione della loro vita. Noi ci si crede a questo. Allora, se ci si crede, se non ci si crede, voi prendete la saggezza e il Sutra del Loto, e qui c'è scritto. Allora, a pagina 54, a pagina 54 dice: se si conosce il Sutra del Loto, scrisse, si può comprendere il significato dell'affare di questo mondo. Se non conosciamo l'affare di questo mondo, è un problema grosso. Dobbiamo guardare i vari passaggi che succedono nella società. Quindi se te conosci il buddismo, dovreste vedere come sta andando la società e cosa c'è bisogno. Faccio un esempio. Vedo c'è tante donne, no? Io vi porto una cosa semplice. Una volta le castagne, come si facevano? Si tagliava le castagne, poi si mettevano sul fuoco, giusto? Si faceva l'arrostite, giusto? Lo ricordate, no? Oggi cosa fanno? Oggi hanno trovato un altro metodo, forse voi lo conoscete meglio di me, io l'ho scoperto ora. Si intagliano, si mettono un bagnomaria per 35 minuti, si lasciano nell'acqua, poi si levano dopo 35 minuti, si asciugano, asciugate, poi le mettiamo sul fornello e vedete che intanto prendendo l'umidità diventano più buone. La sbuccia si fa, quindi è inutile che io guardi cosa facevo 20 anni fa, ormai non lo fa più nessuno, perché questo è un nuovo modo. Quindi prima della pandemia era un discorso, dopo la pandemia c'è un'evoluzione. Se questa evoluzione io continuo sempre a dire, ma te fa parte di questo qui, no, ormai c'è un'apertura totale. Prima c'è stata una chiusura, ora va corriere, c'è un'apertura totale. Quindi se pratico sempre le stesse cose di 20 anni fa, non ci può essere sviluppo. Vi dico, guarda, io ho detto sì della castagna, tanti lo sapranno. Voi provate a fare una castagna così e sentite la differenza del sapore da non metterla nell'acqua e non farli prendere l'umidità. Voi sentite la differenza di bontà. Quindi significa che sono superati quei tempi. E qui dice: il benessere dell'umanità
è un obiettivo che trascende qualsiasi forma di settarismo o distinzione tra preti e laici. Ma cosa può fare ciascuno di noi come essere umano per gli altri e per la società? Questa domanda racchiude lo spirito del Sutra del Loto, la religione della gente, la religione del XXI secolo. Deve essere una fonte inesauribile di consapevolezza e di energia per realizzare questo obiettivo. Walt Whitman, il poeta del popolo, scrisse: ma cosa pensavi te? Pensavi forse di essere da meno? Pensavi che il presidente fosse più importante di te? O che il ricco fosse migliore di te? O che l'erudito fosse più saggio di te? In un'altra poesia, cosa credi che potrei suggerirti in 100 modi? Se non che l'uomo e la donna non sono esseri diversi da Dio e che non c'è Dio più divino di te stesso. Quindi al di fuori di noi non esiste niente migliore di noi. Quel te stesso di cui parla Whitman possiamo anche leggere come la vita, il fulcro dell'interesse del buddismo e del Sutra del Loto. Niente più prezioso e degno del rispetto di te. Questo è il messaggio del Sutra del Loto. Quindi non pensiamo perché uno abbia una responsabilità di più o uno perché sia un ministro, sia più di noi. Qui dice: cosa credevi? Che Dio fosse più di te? No. Chi è Dio? Era essere umano o no? Nietzsche chi era? Essere umano o no? Sì, allora. Perché non si può essere tutti Nietzsche noi? Quanto ci si crede? Quanto ci si crede di poter cambiare questa società, il nostro ambiente o noi stessi? Quanto ci si crede? Se ci credi lo cambi, se non ci credi hai ragione, non lo può cambiare. Quindi lui dice: il poeta del popolo, dice: cosa credevi? Che l'erudito fosse più importante di te? Ma l'erudito a chi le spiega quello che lui sa se non c'è chi l'ascolta? A chi lo spiega? E si chiama Dio perché? Se non ci fosse chi ascolta il Dio, a chi lo spiegherebbe? Quello che è importante è il popolo, è il cittadino. Non c'è nessuno più importante di noi. E quanto noi ci si crede a queste cose. Se noi ci crediamo possiamo cambiare la storia, viceversa non la cambiamo. Poi dice: parole chiave sul gonzo, condizione vitale della suprema illuminazione, specchio liquido per conseguire la stessa illuminazione, Nishide come persona comune. Ora io faccio un esempio. Qui dice che Nishide ha materializzato il gonzo, giusto? L'ha scritto lui il gonzo, giusto? Sì. Quindi, se non c'era lui, chi scriveva il gonzo? Da solo non poteva essere scritto, giusto? Quando voi ricevete il gonzo e non si dà un gonzo, a chi si dà? A una persona comune. Quindi cos'è più importante? Il gonzo o l'essere umano? Senza l'essere umano il gonzo non ha valore. Ti dice ci sono 4 poteri, 2 ce l'ha te e 2 ce l'ha il gonzo, ma sono 2 poteri che attivano il gonzo. Quindi quando noi a volte facciamo dei discorsi, non ti do il gonzo te lo levo, come se fosse qualcosa. Guardate che la cosa più importante è l'essere umano. Se io metto l'essere umano al secondo posto, non funziona più il gonzo. A chi lo do? Per cosa l'ha scritto Nishide? Non è che il gonzo ha scritto Nishide, scusate, È Nishide che ha materializzato il gonzo. Quindi la cosa più importante è l'essere umano in tutte le cose. Guardate, in una guerra, in una pace, c'è sempre l'essere umano. Quindi al centro c'è l'essere umano. Quindi la cosa più importante non è il gonzo. Il gonzo diventa importante per noi che l'attiviamo. Ma la prima cosa importante è l'essere umano. Non c'è niente al di fuori dell'essere umano. Come dice Whitman, no? Nessuno è più divino di te. Questo va? Sì. No, sì, va. No, ho finito. Una considerazione su Whitman, che dice: nessuno è più divino di te. Vedi le donne? La seconda strofa qual è? Ma ci credi? E questo è il punto. Sei connesso? Quindi dice Nishide come persona comune, avete capito? Come persona comune, ha scritto una persona comune il gonzo.
Nietzsche scrisse molti gondo indirizzati ai suoi discepoli, 128. Di cui uno è quello. Esatto. Come terzo punto, Nietzsche afferma senza equivoci che gli insegnamenti erronei della scuola della vera parola, alla cui preghiere il governo si era affidato per la sconfitta dei mongoli, avrebbe portato sicuramente il paese alla rovina. Cita esempi di governanti cinesi e giapponesi del passato che avevano erroneamente risposto la loro fiducia negli insegnamenti della vera parola, causando così la loro stessa rovina. Questo Goscio cita qui c'è quello che voi dite, aspettate un po' di suspense, ora sta venendo fuori. Questo Goscio cita il trattato L'apertura degli occhi. Il titolo si riferisce alla volontà di Nietzsche di mettere in grado le persone di vedere la verità. Noi l'abbiamo approfondito in questo brano. Nietzsche si trova davanti a una decisione fondamentale, una scelta che determinerà il corso della sua vita. Qui, lettura, l'apertura degli occhi, a pagina 212, volume 1, c'è la raccolta degli scritti di Nietzsche, volume 1. Sì. Quindi, ve lo rileggo bene, così capite ora cosa scrive qui sul Goscio. Questo Goscio cita il trattato L'apertura degli occhi. Il titolo si riferisce alla volontà di Nietzsche di mettere in grado le persone di vedere la verità. Noi l'abbiamo approfondito in questo brano. Nietzsche si trova davanti a una decisione fondamentale, una scelta che determinerà il corso della sua vita. Dice, capisco fin troppo bene come alla fine gli uomini siano arrivati a cadere nei cattivi sentieri. Io, Nietzsche, sono l'unica persona in tutto il Giappone che capisce questo, ma se pronuncio anche una sola parola al riguardo, allora genitori, fratelli e maestri sicuramente mi criticheranno. Il governante del paese prenderà provvedimenti contro di me. D'altronde, sono pienamente consapevole che, se non parlo apertamente, manco di compassione. Ho riflettuto su quale strada prendere alla luce degli insegnamenti del Sutta del Loto e del Nirvana. Se rimango in silenzio, posso evitare problemi in questa vita, ma nella prossima cadrò sicuramente nell'inferno della sofferenza incessante. Se parlo, sono pienamente consapevole che dovrò lottare contro i 3 ostacoli e 4 demoni, ma di queste 2 strade, quella da scegliere è sicuramente la seconda. Quindi decise di non stare zitto. Di parlare. Certo, oggi dire la verità non è che veniamo attaccati con spade e bastoni rischiando la vita come ha fatto Nietzsche. Però oggi, no, se ci fate caso, ci sono modi più subdoli per far star male le persone e minare la loro mente, come inculcare la paura della morte, far sentire le persone sbagliate, confuse, con un grande senso di colpa e soprattutto emarginate. E io ascolto spesso Marco Guzzi, che è un filosofo, e ha ragione quando dice oggi ci sono nuovi crimini da codificare, che sono questi, che non sono codificati. E dal Goscio risposta a Oshima Goro Taro, volume 1, pagina 140, me lo prendi per favore? Sono venuto apposta. Certo. Io ho portato il libro, lo ha preso, vabbè. Dice il Buddha afferma: non abbiate paura di elefanti impazziti, abbiate paura dei cattivi compagni. Perché? Perché un elefante impazzito può distruggere il vostro corpo, ma non distrugge la vostra mente. Mentre un cattivo compagno può distruggere corpo e mente. Un elefante impazzito distrugge un solo corpo, mentre un cattivo compagno
può distruggere innumerevoli corpi e menti. Magari, come dire, dice Nietzsche, ti salvi la vita fisica, ma poi fa morire la tua vita spirituale. Non so cosa è meglio. Vai. Cosa, faccio un esempio, no? Oggi in quasi tutti i centri parlano di pace, no? La giornata della pace. Ma non ti ricordi cosa ha fatto un anno fa? Non ti ricordi che abbiamo chiuso tutto, abbiamo messo le persone, abbiamo lasciate sole? Quindi oggi dovrebbe essere la giornata o del pentimento o delle scuse. Perché questo dovrebbe essere. E guardate, quello che ha detto Angela, col fatto delle parole, noi, il fatto della pace, si vorrebbe tutti partecipare alla pace, no? Però la pace si prepara. Non è che prima mi fai la guerra e poi mi parli della pace, no? È come quando, voglio dire, pensate, si manda le raccomandate. Quando si manda le raccomandate e si scrive egregio, se te vuoi parlare basta che tu mi dica, prendi il telefono, dici ciao Giovanni, ciao Andrea, come stai? Ci si può trovare a bere un caffè? E chi è che dice di no? Anche perché me lo offri. Non può mica pensare che te lo paghi io. Ma invitato te. Quindi lì comincia a dire è un altro atteggiamento, no? Perché? Quanti di voi hanno fatto attività contanti? Quando si va a Trezze si dorme nelle stesse camere, no? Quindi si va a fare corsi, si viaggia a Pulba, abbiamo cantato le canzoni, abbiamo criticato che non ci piaceva mangiare da Trezze, tutti insieme eravamo d'accordo. Oggi mi scrivi egregio. Io rimango sconcertato. Scusa, non vuoi avere un confronto. Quindi quando dovete chiamare qualcuno non gli mandate mai una lettera. Telefonatevi, domandatevi a tutto come sta. Dalla voce si capisce tante cose. Sì, per tono, tutta la voce. Quindi ecco perché è importante, come lì dice, mi sono trovato, a un certo punto devo parlare. E quando si parla di Tai Doshi, vi prego, approfondite bene. Non ci facciamo incastrare anche da queste parole. I Tai, la cosa importante è la differenza. Sapete perché? Nelson Mandela non era Martin Luther King. Martin Luther King non era Gandhi. Gandhi non era Rosa Parks. Makiguchi non era Gandhi. Però tutti erano differenti, ma avevano lo stesso obiettivo, il popolo. Perché quando noi abbiamo la stessa idea, quando si dice in unanimità, io mi preoccupo. Perché così sono nate le guerre, così è nato il nazismo. I regimi nascono così, avere una totalità. E anche quello che dentro di sé pensa di dire qualcosa lo deve dire. Perché si è letto questo pezzo? Perché Nietzsche dice, ho deciso di parlare. Rischiando la vita, non è che... Non è che ha deciso di parlare perché, quindi... Quando si affronta, e poi anche quando dice io non ho comunicato con Misawa per non metterlo in difficoltà, quindi pensate come aveva, no? Quindi noi dobbiamo essere proprio studiare, da partire da un punto di vista di studiare per avere la forza di reagire, perché meglio di noi non c'è nessuno. Siamo noi che si pensa che gli altri siano meglio. E se lo pensiamo diventeranno, perché il segno che mi mettono uno scalino di sotto, e quindi invece non è così. Si deve stare tutti nello stesso scalino. Poi è vero, è come quando si fa una corsa, no? Avete visto? Quando danno il via, siamo tutti lì, poi è normale, uno arriva primo, uno secondo, se li rimettete lì è uguale. Però è da ognuno di noi dipende. Dipende quello che vuole nella vita. Non ce n'è fuori classe. Non ce n'è fuori classe. Tutti in classe. Si mettono tutti in classe. E dice, probabilmente Nishide, sentite cosa dice, voleva che Misawa diventasse consapevole dello stato reale delle cose. Quindi se no alla gente non gli si dice cosa si pensa, naturalmente guardate, cosa si pensa va nel rispetto. Noi dobbiamo imparare a ascoltare, anche se le cose non ci piacciono, però usare la pace come modo perché io mi possa sentire in colpa se non vengo lì, non va bene, te me lo devi dimostrare prima.
quando hai abbandonato tutti. Non hai detto come si stava, come non si stava, cos'era, cosa non era. C'era d'accordo. Se eravamo d'accordo, non eravamo d'accordo, quindi se dopo solamente mi ci pare a noi condividere e non condividere. Affinché rimasero saldo nella fede nel caso in cui si fosse svolto un pubblico dibattito. Ma c'è scritto anche vero. Pubblico dibattito. Se mi ha aggiunto te, no, c'era No, scritto. no, se No, voi no. leggete lettera a Minava c'è scritto Misava. in cui fosse svolto un pubblico dibattito fra i discepoli del Dascioni e i preti della scuola della vera parola. Non nelle segrete Perché quando stanze. c'è confusione si fa un dibattito aperto che tutti possano sentire, no? Solo fa chiarezza Perché lo vogliamo nascondere? Per quale motivo? nelle segrete stanze. Nelle segrete stanze. Ah, Pensate, nemmeno a farla apposta si legge lettera a Misava c'è scritto e questo. c'è scritto così, come dice, dovreste riconoscere i fenomeni. Sì. Andiamo avanti, dai, se no. Lascia stare. Se no, Lascia No, ha c'è capito scritto- ora. c'è scritto- no, perché Dianzi a voce alta non sembra, dice, dovreste sapersi riconoscere. Noi abbiamo letto e basta. Noi abbiamo letto Si e è basta. aggiunto no. Poi sentite cosa succede ora, perché è importante questa lettera, no? La fede è una lotta contro i tre ostacoli e i quattro demoni. Quindi non parla uguale delle persone. I tre ostacoli e i quattro demoni. Durante la lezione su questo goscio, Todd affermò: se si pratica la fede corretta, si è in grado di deludere le mire del demone della morte. Si può addirittura prolungare la durata della propria vita. Conosco molte persone che hanno ottenuto questo beneficio. Si può trionfare sull'impedimento della morte. Il più temibile degli impedimenti è l'ultimo, il re demone. Quelli che hanno abbandonato la fede sono state sue vittime. Quindi dice, è più grave abbandonare la fede che morire. Pensate cosa dice. Poi dice, e aggiunse, finché avrete fede, potrete sconfiggere anche l'impedimento della morte. Finché avete fede, la fede significa l'impedimento della paura. Se si smette di praticare, ritorna la paura, si ritorna come eravamo prima. Tutto quello che avevamo sorpassato si ritorna indietro. E sperimentare il principio del prolungamento della vita attraverso la fede. L'importante è non far smettere le persone. Ora vi faccio una domanda. Questo io ce l'ho messo io. L'importante è non far smettere le persone di praticare al di là dell'appartenenza. Quindi, scusate, se uno fa parte del lupi, se uno fa parte della stanza dell'orchidea, o se uno vinco pallino, l'importante è che non smetta di praticare. Chi lo fa, è una persona nobile. Noi dobbiamo evitare questo, perché qui in questo scritto dice, guarda, la morte sì, però è più importante non smettere di praticare, perché se te pratichi la morte l'affronti meglio. Se invece smetti di praticare, io vi dico la verità, io prima di cominciare a praticare, io lì c'è la mia moglie, per dire, io fino a 40 anni, perché io ho cominciato a praticare a 40 anni, io vi dico la verità, non ho mai visto una persona morire perché non ne volevo sapere. Poi mi dava. Poi pensate invece con la pratica quante cerimonie funebri ho fatto, quanti ne ho viste, vi dico la verità. Ho cominciato a guardare la bella faccia di chi ha praticato e va via, rimane una faccia. Cioè, ho cominciato a apprezzare tutto. Però è grazie alla fede, perché se io non praticavo forse dicevo, tanto, vedete quando non si pratica, tanto questo lo faccio, invece praticare significa cambiare quello come eravamo a come si deve diventare, perché non c'è bisogno di fare quello che ci riesce a fare, noi dobbiamo imparare a fare quello che non ci riesce a fare o che non vogliamo fare, così si cambia il carro. Invece noi lo vogliamo cambiare levando quello che non ci piace e mettendo quello che ci piace, ma quello che ci piace ce l'abbiamo di già. Come si fa? Quindi devo lavorare su quello che non mi piace. Chi manifesta questo tipo di saggezza, che scaturisce dal proprio sviluppo spirituale, è un Buddha. Quindi il potere che ci permette di nominare l'oscurità fondamentale non è altro che la fede, cioè il potere del nostro cuore e della nostra mente. Sì, vai. Leggo un pezzettino, dopo legge tutto Giovanni. Dice, ne cita poi gli esempi di Sammy Bo,
della monaca laica di Nagoe e altri ancora, che tradirono il maestro e abbandonarono la fede. Tradirono il maestro e abbandonarono la fede. Abbandonavano la fede, vedete cosa dice? Perché erano diventati codardi, arroganti, avidi e scettici. 16 anni. Sì, io volevo fermarmi un attimo sulla compassione severa di Niscire. Se avete letto per intero il Goscio, lui parla di questa monaca laica, Zubuda, una donna anziana che va a trovarla. Niscire si rifiuta di riceverla e dice: ho provato compassione per lei, per avergli causato dolore. Lei ha l'età di mia madre, ma se le avessi permesso di vedermi, le avrei lasciato commettere una grave colpa. Praticamente questa suora, prima di andarla a trovare, diciamo un po', fa tutti i suoi giri, va a recitare in un tempio, incontra gli amici, poi avanza tempo, dice vado a trovare il maestro, il Buddha, e lui non la riceve. E io ho pensato, ma una donna anziana così io non l'avrei mai potuto fare. Perché noi, la nostra compassione è quella del poverino. È quella del poverino che ci porta veramente a vedere situazioni non per quelle che sono, no? Specialmente con i familiari, con i figli. Ma poverino è giovane, ma poverino non trova lavoro, no? Quante volte noi giustifichiamo con il poverino atteggiamenti che ci fanno soffrire, no? Che ci mancano di rispetto. E mi ci sono soffermato proprio per questo, perché è importante, no? Cominciare ad avere la compassione di Niscire, quella severità amorevole, no? Che aiuta noi e aiuta le altre persone. E comunque la parola negativa è sempre, la parola poverino è sempre negativa, perché nessuno è poverino, specialmente noi che pratichiamo. Noi abbiamo incontrato la legge mistica, possiamo diventare ricchi in tutti i sensi. È inutile dirci anche poverini noi stessi, no? Oppure giustificarci e trovare alibi, perché quando si fa così non si ha voglia di cambiare, ragazzi. E non facciamo crescere i nostri compagni, mogli, mariti che siano, specialmente i figli. Io guardavo la televisione e a un certo punto parlavano di un ragazzo che ha messo da parte i soldi in America, ha trovato un teatro in prima fila, ha lavorato tutto l'anno per portare la sua ragazza e dire ti voglio sposare in quell'ambiente lì. Però cosa è successo? Una bambina gli ha detto io non vedo dietro, mi fai mettere davanti? E lui gli ha detto no. Sai quanto ho faticato per stare qui in prima fila? Con la mia ragazza è stato massacrato da tutti, perché poverina, la bimba è piccola. E allora cosa vuol dire? Che è tutto dovuto, perché è piccola, ma io ho faticato un anno. Io ho pensato così, ho detto comincio a capire la compassione che dice Niscire, perché noi siamo così, perché da una parte poverino e dall'altra ammazzeremo le persone, perché è questo che dobbiamo cambiare, no? E senza che ce ne accorgiamo, non si fa altro che assecondare l'egoismo delle persone, dei figli. Ci facciamo mancare di rispetto, però com'è difficile, no? Specialmente con i figli, usare questo tipo di compassione, è difficilissimo. Eppure è necessario questa compassione. È necessario anche prendere delle decisioni forti. Questo perché se faremo come Niscire, non ti permetto di mettere gravi colpi nella tua vita, specialmente quando queste sono rivolte ai genitori. E il Goscio di Niscire lo dice, lo conferma il Goscio di Capodanno. Quindi attenzione, noi pensiamo di fare del bene ai figlioli, a dirgli sempre sì, ma il no ragazzi, è rivoluzione, il no è cambiamento, il no è crescita. Lo abbiamo visto, no? Questi ultimi 2 anni, dire no, la grande rivoluzione stiamo facendo tutti noi nella stanza delle orchidee. Ora, dopo questi punti importanti, si passa
a quelli che sono ancora più importanti di tutti. Io ripeto la frase di prima, dove Angela poi è intervenuta. Nishide cita poi gli esempi di Seminbo, della monaca laica Nagoe e altri ancora che tradirono il maestro. Abbandonarono la fede perché erano diventati codardi, arroganti, avidi e scettici. Inoltre, trovando intollerabile ammettere la sconfitta, iniziarono a criticare coloro che stavano praticando correttamente e nutrire di sentimenti fra loro. Per loro. Quindi nessuno vuole ammettere mai la sconfitta. Con se stesso. Con se stesso, perché non è tanto... Invece se una volta noi siamo sconfitti, dov'è il problema? E invece non si riesce. E poi dice, il Presidente Ikeda ci cita un esempio concreto relativo al Presidente Toda. Sentite bene cosa dice. Nel 1950 Toda affrontò la crisi peggiore dei suoi affari. In quel frangente assistetti personalmente al voltafaccia improvviso di persone che un tempo lo avevano scelto come maestro e adesso lo criticavano e si rivolgevano a lui con risentimento. Quindi prima era il suo maestro, poi però perché queste società erano fallito, si rivolgevano a lui con risentimento. Le persone possono essere molto ingrate. Questa esperienza mi ha messo di fronte a una triste realtà, la facilità con cui le persone sono nominate dalla loro oscurità fondamentale. Allora feci il voto di reagire contro coloro che avevano ripagato Toda con tanta ingratitudine. Chi erano queste persone che erano ingrate e che lo scansavano? Vedi? No. Bravo, Sì. i compagni di fede, quelli che dicevano lui era il maestro, poi perché aveva fallito le società, lo scansarono tutti, erano sempre loro. Quindi non è vero perché se si pratica siamo tutti bravi, che si appartiene. Quindi chi è che criticava Toda? Non erano i preti, ma erano i laici, che lo cominciarono a guardare con sospetto e non riconobbero più il maestro. Nel momento di fedeltà, invece è nel momento di fedeltà che si sostiene le persone, non che si abbandonano. Come quando c'è stata la pandemia, se non si faceva differente, sapete quanto si acquistava per la società, per la gente? Non abbiamo nemmeno idea, no? Non abbiamo nemmeno idea. Invece abbiamo fatto finta di nulla. Poi ecco perché Dio, poi dopo un anno si fa la giornata della pace. Io a volte Dio... E se canso. E se poi non canto. Se poi non canso. Ma non è ancora finita, sentite bene questa. Dice, allora feci il voto di reagire contro coloro che avevano ripagato Toda con una ingratitudine, con tanta ingratitudine. Io ho deciso di dimostrare cosa significhi vivere con gratitudine per il proprio maestro di fede e ho messo costantemente in pratica queste determinazioni. Poi voi sapete che Toda poi nel 1952 è diventato il secondo presidente, perché l'ha voluto fermamente il presidente Ikeda. Messo costantemente in pratica queste determinazioni. Il fatto di avere sempre agito in questo modo mi ha permesso di acquistare la forza interiore che deriva dal vincere l'oscurità o ignoranza. Quindi anche qui non ripete le persone, dice ignoranza e oscurità. Allora poi vado a prendere Buddismo e Società 151 a pagina 11, 24 aprile 1979, Ikeda si dimette da presidente della Solar Archive. Il 24 aprile del 1979 mi dimisi dalla carica di presidente della Solar Archive, rincasando, dopo i fatti di quell'infamante giornata, in cui venni praticamente messo alla porta. Mia moglie mi accolse col suo consueto sorriso luminoso, poi mi incoraggiò con calore pronunciando frasi come «Ora puoi far visita ai membri nel mondo,
Meno male che nel 1975 aveva fatto all'isola di Guam la sua Arca internazionale. Alla fine sei libero, ora puoi svolgere il tuo vero lavoro. Ora decisi che non importava cosa gli altri avrebbero potuto dire, io avrei vinto rimanendo fedele alle mie convinzioni e così iniziai a lottare, solo col cuore, progetti ancora più vasti per il nostro movimento. Il leone non cerca compagni, soleva dirmi spesso Toda, e io credevo fermamente che sebbene in quel momento fossi solo, un giorno dei veri compagni si sarebbero nuovamente uniti a me in maniera del tutto naturale e senza che dovessi dire nemmeno una parola. Ci avrebbe unito la non dualità di maestro e discepolo e su questa base ci saremmo impegnati, saremmo andati avanti, avremmo continuato a vincere e niente avrebbe potuto fermarci. Stava aspettando che quei compagni della nuova era comparissero. Dopo la riunione nazionale a Ochaichi, il 3 maggio, che sanzionò formalmente le mie dimissioni, non tornai alla sede della Solarkai, a Shinanomachi. Mi diressi invece a Kanagawa, da quel centro culturale di Yokohama. Fissai il mare azzurro e cristallino, che sembrava estendersi verso l'infinito. Decisi di aprirmi anch'io al mondo. Non dovevo limitarmi alla minuscola nazione del Giappone. E lì rinnovai il mio impegno a portare avanti il mandato di Nishine. Propagare la legge mistica in tutto il pianeta. Fu sempre lì che, brandendo il mio pennello, scrissi in caratteri cinesi un'unica parola: giustizia. La giustizia non è come si intende noi, che qualcuno deve pagare. Giustizia è progredire, molto avanti, sviluppare ancora di più le persone a praticare. Infatti da lì c'è stato un altro sviluppo enorme, perché dice mi sono liberato. Parola giustizia. Affidai al piccolo gruppo di discepoli al mio fianco il compito di tramandare alle future generazioni lo spirito col quale l'avevo scritta. Come vero discepolo di Toda, condividendo le sue convinzioni e la sua visione, avrei diffuso le onde di Coserrufo nel mondo. Quella fu la mia importante decisione. Ero in salute, perciò mi accinsi con determinazione ad aprire una nuova strada, orgoglioso di stare in prima linea e di lottare al fianco di chi si impegna per Coserrufo, non di chi non si impegna, di chi si impegna. Guardate, chi si impegna per tutti sono veli nei gruppi, sono in prima linea, dicevano le persone loro. Un maestro e un discepolo per Coserrufo. Scrissi queste parole il 3 maggio 1979 sulla copertina del manoscritto della rivoluzione umana, riconfermando così il mio punto di partenza. Quindi chi è che l'ha fatto dimettere? Sempre i membri. O vogliamo dire la dirigenza? O vogliamo dire responsabili? Non i membri, la dirigenza. Perché i membri sono sempre stati vicini. Quindi, come vedete, la storia si ripete sempre. È importante non scordarselo. Perché, vedete, se io mi scordo cos'è successo l'altro anno, perché oggi si fa una giornata della pace, vorrei dire una parola ma non la dico. Vorrei che tutti ci si immaginasse cosa vorrei dire. Ma non la dico così nessuno può dire che l'ho detto. Perché è così. Quindi significa che quello che mi ha fatto l'altro anno me lo devo scordare e non me lo posso scordare. Perché se me lo scordo significa che si ripeterà costantemente. E guardate, il presidente Ikeda non ha più avuto ruoli nella sua arcaia, giapponese, presidente della sua arcaia internazionale, ma di quella giapponese. Infatti è messo... bene queste cose qui. Se volete c'è anche il materiale e tutto, importante. Importante è capire cosa succede. Se la sua arcaia fanno tutto un pastrocchio.
Quindi quando fanno qualcosa a noi, cosa volete sia in confronto a quello hanno fatto che ha creato il L'ha movimento creata lui. di quest'epoca Hanno qui? messo la fuori. Ma succede in tutte le, guardate, in tutte le migliori famiglie succede così, no? Guardate anche l'esempio che ha fatto Angela, è vero, no? Voi capite, uno che ha fatto di tutto, ha trascurato tutto per qualche cosa, poi perché dice io un ci ho posto che lui l'aveva fatto, cioè lo faceva per... A volte non ci si rende conto i sacrifici che fa una persona. Noi non ci si rende conto. A volte sembra che dopo 30 anni di pratica, perché te dici non sei più d'accordo, è sparito quei 30 anni che ti hai dato. Questo guardate è una cosa vergognosa, io ci rifletterei bene. Il presidente Keda al suo amico, quando ha deciso di prendere un'altra strada, gli ha dedicato una canzone, no? Se uno poi decide di fare un'altra strada, allora io mi domando, che problemi ci sono se più persone fanno sciacobuco e vedono un altro modo? L'importante è che propaghino il buddismo di Nishi, non il buddismo tuo non è tuo. Nishi è universale, la mia religione è universale, il suo dell'otto è universale, e c'è 13 scuole al mondo, non sei mia solamente te. Quindi mi domando, come si fa? Quindi noi dobbiamo non scordarci, non perché usano una parola, perché vedete, quello che si diceva, le parole, noi a non andare a volte a dire, ma io vado a fare quella giornata, ci si sente in colpa perché dici, ma è la giornata della pace. Sì, ma te, un anno fa mi ha fatto la guerra. E siamo influenzabili. Invece ci dobbiamo scordare. Chi ci dice, ah ma oggi è la giornata, sì, no, a me mi devi dire dove eri l'altro anno. Quando ti cercavo e magari mi andava di piangere e venite a dire, ma oh, hai bisogno, mi dai una mano? E non c'era nessuno? L'ha fatta tutti i giorni la pace. Pace va fatta tutti i giorni, davanti al Adesso è nostro giornata della congio, memoria, ai giornata della nostri amici, quello va fatto. Allora, e poi Giornata- dice, il buddismo di Nishi è un insegnamento che permette di comprendere che cosa significa l'espressione essere umano. Quindi non è che lo dico io, c'è scritto. Quindi al centro c'è l'essere umano. È una filosofia centrata sulla gente e indica la strada per rivelare e stabilire la nostra più grande umanità attraverso la battaglia spirituale. Io non devo fare la guerra a nessuno, devo fare la guerra dentro me stesso, devo diventare forte, che quando mi dici qualcosa devo sapere ti risponde a modino, con gentilezza. A me quando mi hanno detto vieni a fare un dialogo arcaico, no? Ma che era Ayuso? Ho detto, come faccio a venire? Perché devo essere privilegiato se le persone non possono, i membri non possono entrare al cacchio, devo essere privilegiato perché devo parlare con me? No, viene a prendere un caffè in baracchina bianca e si discute. Io non ho scritto sì. Scusatemi, io non vorrei più parlare di queste cose, però è importante capire cosa sta succedendo. È una filosofia centrata sulla gente e indica la strada per rivelare e stabilire la nostra più grande umanità attraverso la battaglia spirituale, fondamentale contro qualsiasi forma di potere che vuole trasformare l'essere umano in uno schiavo incapace di senso critico. Quindi, quando ti dicono te fa uscizio, te qui, è un po' di più nulla. Invece noi si risponde, no, io non faccio uscizio, sto facendo delle constatazioni. Sto solamente constatando cosa vedo. Quindi se faccio una constatazione non è uno scizio. Perché poi noi ci si sente anche in colpa perché si crede di fare scizio. Non è vero, ma chi l'ha detto? Allora Nietzsche non poteva parlare. Invece ha detto io criticavo. Questa è la base della religione del transumanesimo. Ecco, ora ci siamo. Vi prego di approfondire questa concezione prima di essere sopraffatti, senza neanche accorgersene, la visione transumanistica e la vera entità oggi del demone del sesto cielo. E qui chiamiamo Mimmo. Un soggetto transumano. Un soggetto transumano. Dani! Mimmo! Lascia il posto, vai. No, vieni qua. No.
Vedi, anche lì si può fregarmi posto. Vieni, vieni. No, no, vicino ad Angela qua, non vicino No, a voi. vieni, 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 vicino a vieni. voi. Vai. Guarda là, si è lasciato tutto il posto centrale. Non sta vicino a loro che ti Casa fanno tua. parlare. Esatto. Mimo, vai. Qual è questo? No, vabbè, qui c'è la voce. Vai, Mimmo. Allora, intanto volevo salutarvi perché qui ci sono tanti amici, tanti parenti, persone con cui ho condiviso per 30 anni l'attività qui in Piemonte, abbiamo fatto tanta avventura. Adesso io e mia moglie Mariella ci stiamo trasferendo a Livorno e il demone del sesto cielo, quelli della pace saranno contenti, ma tanto non sanno che qui c'è gente veramente come voi, gente in gamba, gente capace, gente che ha un grande senso critico e coraggio. E mia moglie non è potuta venire perché il viaggio è un po' incasinato e poi abbiamo quasi trovato la casa e quindi deve aggiustare, insomma, deve sistemare un po' di cose. E chi la conosce mi ha detto di salutarvi e io sono emozionato per un fatto. Abbiamo deciso di trasferirci a Livorno perché lì c'è il centro studi Invictus, c'è la stanza, non c'è lì, la stanza dell'Orchidea è una rete, ma c'è il centro studi Invictus, vorremmo veramente dare una mano a tutti, a tanti, per sviluppare la nostra rete di amicizie, di valori, di empatie, di sinergie in tutta Italia. E quindi ci siamo trasferiti lì e poi vabbè, ragazzi, ci sono anche le cose da mettere da conto, Giovanni Litter, Andrea, però... Il clima, No, dai. però di buono c'è il clima, c'è il mare. Mi hanno detto che i livornesi parlano così, mi hanno detto che i livornesi parlano così. Allora, io 2 anni fa a Montecatini abbiamo iniziato, io ho voluto aprire questo discorso del transumanesimo perché, non perché ho la paranoia del transumanesimo, ma perché è una realtà effettiva che oltretutto in questi ultimi 2 anni si è manifestata. Poi c'è chi lo chiama postumanesimo, no, transumanesimo no, però c'è chi lo chiama postumanesimo e chi governa tutto questo? Chi governa oggi il mondo? Ormai ce ne siamo accorti, no? Questa elite che vuole governare, gestire l'essere umano come un gregge, che idea ha? Da dove parte? Allora, noi abbiamo assolutamente bisogno di concepire, perché il buddismo si manifesta nella società e la società va compresa, noi dobbiamo concepire un fatto, il presente è funzione del passato e attraverso questo noi possiamo conoscere il futuro. Quindi è fondamentale studiare la storia, come abbiamo studiato la storia della storia Akai, come prima Giovanni hanno parlato di quello che è successo a Presidente Cheda, soltanto conoscendo la storia, ma non quella dei libri classici agiografici. Ok? Noi possiamo comprendere chi siamo e dove stiamo andando. Allora, esiste una genia di esseri umani, chiamiamoli così, che vuole governare il mondo. Poi chiamate complottista, terrapiattista, menefreghista, tutto quello che volete, ma per quanto la Terra possa essere rotonda o anche piatta, è un bellissimo pianeta da vivere. E gli esseri umani sono una bellissima specie da difendere e da proteggere. Per poterli proteggere e difendere noi dobbiamo aiutare ognuno di noi e ognuno che ci sta vicino a sviluppare la propria condizione interiore, a sviluppare la propria anima, perché è proprio l'anima, la condizione interiore che i transumani vogliono annichilire nell'essere umano. E come lo vogliono fare? Attraverso 4 pilastri fondamentali che sono la genetica, perché si vuole creare un essere umano OGM, devo andare un po' veloce perché devono riprendere il costo. La robotica per arrivare a creare degli esseri umani, diciamo, cyborg, no? Perché?
perché dicono gli esseri umani hanno dei limiti, gli esseri umani vanno potenziati. Chi è che non vuole essere bello, in salute, forte? Perché? Perché se uno è brutto, sta male, è debole, soffre. Invece essere belli in salute vuol dire stare bene, vuol dire essere felici. Quindi questa è la concezione di felicità che ci vogliono proporre, no? Poi usano tecnologie elevatissime, tecnologie sviluppi tecnologici dietro i quali noi non riusciamo a stare dietro. Prima c'era la pietra, la ruota, il vento, il sole, riuscivamo ad adattarci culturalmente e umanamente a questi cambiamenti. Oggi non si capisce più niente dove si sta andando tecnologicamente, culturalmente non riusciamo a starci dietro. Voi riuscite a starci dietro? Oggi avete una cosa e domani c'è già quella evoluta, quella dopo. E poi c'è gente che fa la coda ai negozi, agli ipermercati per comprare le nuove tecnologie. Non riusciamo a starci dietro. E il fatto di non riuscire a starci dietro dipende da un punto. La tecnologia sta correndo così velocemente che i transumani dicono che nel 2045, cioè fra poco più di 20 anni, si raggiungerà quello che viene definito un punto, come possiamo definirlo, asintotico all'infinito, un punto di singolarità. I punti di singolarità sono quelli dei buchi neri dove la luce entra e non esce. È un punto che tende all'infinito. La tecnologia tenderà all'infinito e cosa dicono? Conquisteremo l'intero universo. Le macchine conquisteranno l'intero universo. Schwasi, Gates e soprattutto un grande ideologo di cui adesso parliamo. Poi ci sarà l'intelligenza artificiale, questo connubio macchina-uomo, no? Questa intelligenza artificiale che, come possiamo dire, che mette in discussione fondamentalmente una cosa fondamentale dell'essere umano, la sua capacità di pensare, perché l'essere umano ha una coscienza e l'intelligenza artificiale avrà una coscienza, come dicono loro, artificiali. Ma io sono ottimista, sapete perché? Perché una macchina non può avere la coscienza dell'essere umano. Sapete perché? Perché la macchina non sa lottare per crescere, non sa lottare per sconfiggere la sofferenza. Ma il punto fondamentale qual è? Che questi transumani, dall'alto del loro delirio di onnipotenza, aspirano all'immortalità. Quindi è la morte della morte. Vi ricordate quando il Presidente Kennedy diceva che la bomba atomica era la morte della morte in varie proposte di pace? No? Vi ricordate? Quindi adesso è l'intelligenza artificiale la morte della morte. E quando si uccide la morte, si uccide la vita e si uccide l'essere umano. Siete d'accordo? Però la paura della morte è il sentimento che viene inculcato. Perché lo stanno inculcando la paura della morte? Perché si aspira all'immortalità e quindi siamo fragili. Quante volte avete sentito la parola fragili in questi anni? Siamo tutti fragili, vi dobbiamo curare, vi dobbiamo accudire. Non avete paura? Sì, e allora ci si nasconde, allora si ha paura del vicino, si ha paura di quello a fianco. Oggi una persona mi ha detto non posso venire perché ho paura. C'è troppa gente. E io gli ho detto non ti preoccupare. Queste persone come vogliono governarci? Con degli algoritmi. Algoritmi in cui il potere, l'arrivismo, l'avidità verranno installate dentro le menti delle persone. Ma chi gestisce tutto questo? Chi gestisce questi algoritmi? E se queste persone hanno questi stessi sentimenti? No? Voi pensate, se io starò male mi metteranno un cuore nuovo, un arto nuovo, ma a chi metteranno un cuore e un arto nuovo? A chi potrà permetterselo? Ma se si sta impoverendo l'intero pianeta, chi potrà permetterselo? E quindi ci sarà un processo alto-basso, giusto? Oh.
E allora mi sono fatto una domanda, invece dei bodhisattva umani, noi, ci saranno i bodhisattva cyborg? Il cyborg bodhisattva? No? E allora Harari, che è uno degli ideologi del forum di Davos, della Silicon Valley, di Schwab, dice, sentite qua, la vita non ha senso e non serve inventarne uno. Poi finisco, Perché voglio citare lui? Perché cita il buddismo, l'avevamo già detto a Montecatini, no? E dice, Harari, io certe volte quando vedo quella gente lì, ragazzi, dico, ma questo da dove è uscito? Cioè, ma veramente? Allora, dice, secondo il buddismo, no, l'universo è privo di senso e anche i sentimenti umani sono privi di senso. Quindi perché li dovete avere? Vi fanno soffrire. Sono i sentimenti che fanno soffrire. Quindi l'uomo per non soffrire cosa non deve avere? Sentimenti. Annichiliamo la sua coscienza. Giusto? Allora, dice, sono sentimenti, le emozioni, sono solo effimere vibrazioni, passeggere, che appaiono e scompaiono, senza una ragione apparente. Cosa dice il buddismo? Tutto è vuoto, tutto è senza significato. Perché deve avere significato? E lui dice, insomma, la verità sulla vita è questa. Quindi, cari esseri umani, fatela finita, no? Fatela finita. Chi è Harari? Andatela a vedere. Harari. Allora, è lui che dice questo, Fatela finita, no? Io mi chiedo quale buddismo avrà mai letto, non certo quello di Nichiren Daishonin, perché il buddismo di Nichiren Daishonin è un buddismo di compassione, un buddismo di sentimenti, no? È un buddismo in cui vuole riempire il vuoto di passione, di coraggio, come ha fatto lui, giusto? E allora, invece dobbiamo decidere se vogliamo essere un cyborg bodhisattva schiavo o un bodhisattva umano, tanto umano e schifosamente umano. Va bene? Allora, e se ciò, quello che noi dobbiamo fare, non bisogna essere gregge, non bisogna essere, non dobbiamo delegare a nessuno, neanche alla religione, perché un conto è la religione, un conto è la spiritualità. Vi torna? La religione è dogma, può diventarlo. E se diventa dogma, cosa succede? Lui l'ha detto, mi hanno detto di far così, devo far così se no mi esce la lebbre bianca sulla faccia, e se non faccio così finisco nell'inferno di incessante sofferenza, no? Ora pro nobis. Ora prega per noi. Allora, sia fatta la sua volontà. Vabbè. E allora io vorrei, concludo, e scusate se vi ho preso tutto questo tempo, però vorrei che voi, tutti noi, non dobbiamo pensare che queste sono cose che non avverranno, sono già in corso, Chi le vuol vedere le vede, come chi vuol vedere cosa sta succedendo alle religioni che stanno appoggiando questo processo per creare una religione unica, una religione mondialista, in cui che tu lo chiami Dio, che tu lo chiami Allah, che tu lo chiami Buddha, che tu lo chiami Pinco Pallo, è la stessa cosa. Perché questa, mamma mia, perché questa religione porta a sostenere il pensiero unico transumano. L'essere umano è un gregge da coltivare, da guidare, perché è l'infestazione e impestazione della terra. E voi dite, ma queste persone, questa gente, queste genie, perché si assumono, perché chi pensano di essere? No? Dici, ma perché pensano di essere? Perché da secoli che queste persone sono educate, si educano
e portano avanti questi pensieri. Oggi si stanno manifestando sempre più. E sapete perché si stanno manifestando? Perché noi stiamo sviluppando maggiormente la nostra spiritualità e stiamo aiutando altri a farlo. E non c'è religione, non c'è organizzazione religiosa che possa impedirlo. Ci siamo capiti? Non ci deve essere. E la Soga Gakkai mi deve dire dove vuole andare in questo senso. Chi appoggia e cosa porta avanti. Perché la proposta di pace dell'anno scorso è chiara. La proposta di pace dell'anno scorso sostiene questa mentalità, sostiene questa genia che vuol portare avanti quello che vi ho appena detto. E togliamoci il prosciutto dagli occhi, il presidente Gheda non c'è più. Siamo nella fase post. E quando non c'è più il leader è un bel casino e bisogna aprire gli occhi. E se ve lo dico io, allora, quando una religione discrimina i suoi membri, quando una religione ti impedisce di parlare, quando una religione ti impedisce di sviluppare la tua condizione interiore illuminata, quella religione è morta. E l'ha detto il presidente Cheda nel 92. Ok? Basta. Allora io ho finito. E se noi il transumanesimo può essere sconfitto solo se esistono, vivono e si sviluppano reti umane, empatiche e solidali come la stanza delle orchidee. No, rimani, Mimmo, rimani. Io con questi transumani. Anche lui ha lanciato il sasso e poi va via. Stai andando allo scalino. Ah. Viva l'Italia, viva la Repubblica. Vota Mimmo. Abbiamo... Siamo alla Infatti, fine? dopo il fatto di questo qui, siamo quasi alla fine. In un altro scritto Dascioni dichiara: mai per un momento ho pensato di ritirarmi. Questa affermazione testimonia che Dascioni non aveva mai avuto alcuna intenzione di abbandonare la sua lotta contro il re demone del sesto cielo, anche durante le persecuzioni di Tazzino Cruci, come noi. Noi non ci ritiriamo mai. Noi nemmeno la morte. Io ho determinato, per esempio, più che vado avanti di campare fino a 100 anni. Quindi vedrò i 2030, 100 anni, e poi proseguo ancora. Praticamente poi, se si prosegue, si diventa l'incubo. Quindi significa che non si smette mai. Anzi, il transumano. È l'incubo della storia. L'incubo dei Loro transumani. devono avere l'incubo. Esatto. Però noi anche in questa cosa abbiamo fatto un'altra cosa, intanto ve lo dico, se no poi me lo scordo. Noi, sapete, abbiamo fatto il primo capitolo e il secondo capitolo, no? Abbiamo pensato anche, grazie che abbiamo conosciuto Alessia, che è qui da voi, ci ha dato una mano, abbiamo messo il libro su Amazon e abbiamo fatto audio-libro, lo facciamo anche in audio. Perché in audio? Perché se noi si pensa del transumanesimo e poi si pensa come essere utile alla gente, cosa significa? A parte non si è nemmeno pensato a non vedenti, ma abbiamo pensato a non vedenti, alle persone anziane che non ci vedano tanto bene, abbiamo pensato che oggi siamo pieni di impegni, non voglio dire di problemi, pieni di impegni, a volte non ci abbiamo tempo, quindi a volte una donna come un uomo magari si va a camminare, ci si mette le cuffiette, riusciamo a sentirlo, magari siamo in casa, si fa qualche cosa e quindi lo possiamo sentire. Quindi è dare un buon servizio e per me è una novità. È una novità perché non ci avremmo pensato, meno male si è trovata Alessia, che Alessia ci ha detto guarda potete fare anche così, vi posso dare una mano, come anche per esempio la Noseda ha detto uguale. Quindi per noi è molto importante perché questo bisogna pensare, come posso essere utile? Se si pensa così allora
sparisce tutta quella oscurità che si vede, perché si deve pensare che la gente oggi è impegnata. Quindi l'ho detto perché sennò poi me lo scordavo, allora è meglio dirlo subito. Quindi vedete, anche pensare a queste cose, come si fa uno a pensare che mi ritiro? Chi si ritira? Mai ci si deve ritirare. Anzi, quando si incomincia una battaglia, si incomincia con la passione. Non importa, guardate, io ho sempre fatto un lavoro, ho sempre gestito la mia azienda, non ho mai distrutto l'avversario, perché se distruggi l'avversario, nasci dentro, nasci dei nemici, e te non li devi distruggere, devi migliorare, devi guardare cosa fa. Quando guardi cosa fa, te fa meglio. Siccome io ho visto nessuno ha pensato, noi abbiamo visto che nessuno ha pensato a queste cose, ci ha pensato a noi. Quindi si deve dare un buon servizio, per non parlare poi come Mimo, ma ce ne abbiamo un po'. Quindi quando si parla un buon servizio alle persone, lì facciamo il nostro, come posso dire, essere al servizio delle persone, pensare come si può essere utili, e quindi poi le persone ti sono utili a te. Qual è allora la chiave che il Dascioni ci ha lasciato per accedere alla saggezza in grado di vincere l'oscurità fondamentale? È il Gonzo, l'oggetto di culto che incarna l'unicità di persone e legge. Prima la persona e poi la legge. Non è come si fa secondo la legge, ma casi. Mi fate vedere dov'è la legge, scusate. Tirate fuori la legge. Tirate fuori la legge, chi è che ce l'ha in tasca? Mettiamo di dire queste frasi fatte e di prenderci in giro. È la persona che trasmette la legge. Senza la persona sono io che vado a fare sciacobuco e propago la legge, non sono le persone. Non è la legge che va da sé. Quindi, quando si dice seguo la legge, cosa significa? No contrastare, continuo a propagare la legge, a fare sciacobuco. Questo è seguo la legge, invece non si fa. Ah, io seguo la legge e non la persona, e stasera in casa. Ah, fa sciacobuco fuori. Questo è seguire la legge, no? Perché noi abbiamo tutte idee un po' particolari. Siccome quando si dice seguo la legge mi metto a sedere in casa e guardo la televisione, no, invece deve andare a propagare la legge. Allora è seguire la legge. Quindi non usiamo più queste frasi fatte. Cerchiamo di sviluppare invece la consapevolezza che seguire la legge è sviluppare, perché dice Indascioni, cosa ha detto? L'importante non è la morte, non fa smettere le persone di praticare. Questa è la cosa importante. La differenza principale tra gli insegnamenti esposti prima e dopo Sado, costituita proprio dall'istituzione del Gonzo. Andiamo alla conclusione dello studio. Guardate se non è coerente. Diffondere il grande insegnamento per l'illuminazione di tutte le persone. Quindi se segui la legge, diffondi questa legge per l'illuminazione delle persone. Perché recitando una Meorinchichiò ci si illumina la vita. Nell'ultimo passo di Lettera a Misavo, al Dascioni dice: è giunto il tempo di diffondere questo grande insegnamento. Io lo propagherò fino a quando non apparirà un santo. Chi sono santi? Tutti noi. Non si pensa sia sempre qualcun altro. Tutti noi. Che propaghiamo. Che propaghiamo. Sono propaghi. Anche quello che, guardate, anche quello che dice mi rimane difficile. Comunque dentro di sé c'ha un combattimento che lo vorrebbe fare, ma poi ne prende la paura, non sa come dirlo, e comunque è un combattimento, è un santo anche lui, prima o poi lui, lei, chiunque sia, troverà la sua strada per dire, a volte con un gesto, non ci si pensa nemmeno. L'importante è l'intenzione. Se io ho quell'intenzione, si manifesta, quando meno ci si aspetta, non ci vuole tanto. Ve lo dico io, se uno ha l'intenzione, si manifesta. Chi pensava, scusate, ma se vi dicevo 3 mesi fa che Mimmo voleva venire a Livorno, ma voi mi dicevi di sì? Come l'abbiamo catturato? È stato catturato dal De. Dal De è stato catturato. Noi livornesi, dice come stai? De. Cosa ha fatto? De. Ma te cosa fai? De. Guardalo lì, De. Guardalo lì. Come interpretate voi De? Guardalo lì. È vestito bene, è vestito male, è bravo. De. Lo può interpretare come ti pare. Io lo interpreto, sei bello, sei brutto, ma non te lo dico, ti dico De. Cosa penso io, non te lo dico.
Segui lì e non segui la persona. Esatto, segui il deo e non segui la persona. Però è democraticissimo. È democraticissimo. È vero. L'abbiamo catturato così. Poi dice, lasciare sé il Signore degli insegnamenti è l'ultimo giorno della legge e spiega anche il significato che porta l'insegnamento che sta diffondendo. Come noi della stanza delle orchidee, che non ci siamo mai fermati e ci impegniamo per diffondere l'insegnamento di Niscire. Grazie a tutti ragazzi. Oh.